Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Come avrete visto dal titolo, oggi proveremo un pedale della Strymon che è il Zelza Multidimensional Phaser, e questa è la descrizione che troviamo sul sito. Quindi di base è un phaser, o meglio sarebbe dire due phaser, perché poi, come avremo modo di vedere tra poco, appunto sono due pedali in uno. Prima di procedere però con la descrizione e la prova audio, la solita piccola raccomandazione: se ancora non l'avete fatto, è molto importante, iscrivetevi al canale cliccando sul tastino in basso a destra. Questo chiaramente aiuta sia il canale a crescere, mi aiuta anche a fare dei video di maggiore qualità. Se il video poi vi è piaciuto, magari lasciate un bel like, attivate anche la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun nuovo appuntamento. Benissimo, spostiamoci sul pedale. Bene, questo è il pedale, un bel viola metallizzato, io ci vedo un omaggio a Prince, però è un mio pensiero, non è ufficiale questa cosa. Chiaramente, come abbiamo detto, è diviso in due, quindi a sinistra abbiamo il 4 stage phaser, a destra abbiamo il 6 stage phaser. Partiamo dal 4 stage. Abbiamo dei controlli che sono tutto sommato normali, quindi speed, depth e mix, quindi velocità, profondità e miscelazione dell'effetto, quindi appunto più miscelato oppure meno miscelato rispetto alla chitarra originale. Dopodiché in alto abbiamo un micro switch che appunto è sweep, praticamente va a cambiare l'onda dell'effetto, quindi abbiamo la classic che sarebbe l'onda triangolare, la barber che si chiama così perché fa riferimento alle vecchie insegne dei barbieri, quindi abbiamo praticamente quest'onda sinusoidale che poi crolla di colpo, risale, ricrolla, risale, insomma molto, molto particolare. Dopodiché la terza opzione è quella veramente interessante che è envelope, cioè praticamente il pedale inizia a rispondere, quindi la modulazione del pedale cambia a seconda della plettrata che diamo sulla chitarra, quindi in realtà cambia completamente la tipologia di modulazione, molto molto bello, poi avremo modo di ascoltarlo. Passiamo al 6 stage. Bene, a destra abbiamo il 6 stage. A una prima occhiata potrebbero sembrare identici i controlli o molto simili. In realtà, a parte speed e depth, che chiaramente sono sempre la velocità e la profondità dell'effetto, poi abbiamo una manopola che è veramente interessante, che è voice. Praticamente muovendola in senso orario passiamo da tipo di modulazione phaser a time. E praticamente in realtà spostandosi man mano che ci spostiamo verso time, la modulazione cambia e diventa tipo un chorus, anche perché molto molto particolare. In realtà, da quello che è presente sul sito della Strymon, si parla addirittura di 30 parametri che entrano in gioco appunto e vanno a modificare completamente il suono, quindi diciamo innanzitutto è basato su un modello originale appunto della Strymon, e quindi diciamo hanno scelto loro appunto una tipologia di modulazione molto molto originale da quel punto di vista. Dopodiché in alto abbiamo un micro switch che è resonance, e quindi abbiamo in alto off, quindi effetto spento, poi mild che sarebbe diciamo una via di mezzo, e strong che è chiaramente una alta risonanza. Benissimo, adesso è arrivato il momento della prova audio, quindi prendiamo la chitarra e andiamo a provare il pedale. Bene, allora per la prova audio ho scelto la mia Music Man Luke per un discorso di versatilità. Per quanto riguarda invece la catena di effetti, lo Zelza è stato praticamente inserito in uno dei loop effetti della Line 6 Helix, dopodiché è stato messo un amplificatore, un'emulazione di un ampli pulito, non è importante quale, ci dobbiamo concentrare sul pedale. Benissimo, allora iniziamo dalla modalità Classic, dopodiché proviamo le altre.
Bene, proviamo la modalità Barber e vediamo un po' che differenza c'è. Magari per gli arpeggi possiamo renderlo anche un po' meno invadente, quindi diminuiamo un po' il parametro mix. Bene, diminuendo sia il mix che la velocità, chiaramente diciamo, riusciamo ad avere anche un suono un po' più corposo e magari delle note anche un po' più definite per quanto riguarda gli arpeggi. Bene, è arrivato il momento di provare la modalità envelope che, come dicevamo prima, appunto è quella che risponde alla nostra plettrata. Vediamo di che cosa si tratta. Bene, decisamente molto divertente come modalità. Adesso spostiamoci a destra sulla Six Stage, vediamo un po' di che cosa si tratta e che differenze ci sono con la Four Stage. Bene, allora, per quanto riguarda il Six Stage Phaser, controlli di velocità e profondità a ore 12, quindi diciamo siamo al centro del settaggio, mentre invece per quanto riguarda il parametro Voice partiamo dalla modalità Phase, man mano ci spostiamo verso Time. Per quanto riguarda il Resonance proviamo un po' che differenza c'è appunto con i tre settaggi.
Bene, abbiamo provato la modalità standard, adesso man mano spostiamoci in senso orario e vediamo un po' che differenze ci sono con le sonorità fino ad arrivare appunto alla modulazione time, vediamo un po', dovrebbe essere tipo un chorus. Bene, decisamente molto molto interessante. La cosa bella è che ascoltandolo in cuffia si iniziano a percepire delle sfumature veramente molto molto particolari, molto belle, che magari forse sfuggono un po' dal video YouTube, peccato, però è effettivamente molto molto complessa come modulazione, non è un semplice chorus, non è un semplice phaser. Adesso però facciamo una cosa e li uniamo e quindi vediamo l'interazione tra i due, come appunto ci cambia la modulazione. Bene, allora ho attivato tutti e due gli effetti. Per quanto riguarda il 4 stage ho messo Barber come forma d'onda, mentre invece per quanto riguarda il resonance del 6 stage ho inserito mild, quindi diciamo siamo su un livello medio e il parametro voice è spostato diciamo più o meno a ore 2, quindi dovrebbe essere una modulazione simile ad un chorus. Vediamo un po' di che cosa si tratta.
Bene, adesso invece facciamo così, spostiamoci per quanto riguarda il Six Stage verso la modulazione stile phaser con una risonanza abbastanza pronunciata, mentre invece per quanto riguarda il Four Stage utilizziamo l'envelope, quindi praticamente una risposta diversa a seconda appunto dell'attacco della nota, della plettrata. Vediamo un po' che effetto otteniamo. Bene, io direi che per la prova abbiamo finito qui, anche perché è un pedale veramente infinito, permette infiniti settaggi, soprattutto se si mettono in combinazione i due phaser, è veramente notevole. E chiamarlo phaser è riduttivo perché poi abbiamo comunque tante di quelle sfumature per quanto riguarda le modulazioni che appunto ci permettono combinazioni innumerevoli. Io vi ringrazio per essere stati qui con me fino a questo punto, per aver provato insieme il pedale, e vi consiglio vivamente, se avete l'occasione, di prenderlo, di provarlo, perché è ispirante, cioè se ci si mette a suonare, girano le manopole, vengono delle idee in mente, insomma è veramente molto molto bello, come del resto tutti i pedali della Strymon, c'è poco da dire. Grazie ancora per essere stati qui con me fino a questo punto. Se ancora non l'avete fatto, cliccate sul tastino in basso a destra, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun nuovo video pubblicato. Grazie e alla prossima!